Eccoci qua, i segreti per scrivere prompt AI di successo, 10 strategie creative per pazzi furiosi. Ragazzi, questa sarà una lezione per creare prompt che spaccano, ma per davvero. Non è una lezione per tutti, è una lezione solo per creativi, per avanguardisti, per geni incompresi, per folli creativi. Mi raccomando. Ok, allora oggi esploriamo l'arte di creare dei prompt per le intelligenze artificiali che non solo funzionano, ma che sorprendono e spingono al limite l'AI e, perché no, sfidano le convenzioni. Vi siete mai chiesti come fare in modo che un comando scateni tutta la potenza immaginativa delle AI? Ve lo siete mai chiesti? Come ottenere risposte che siano non solo coerenti, ma anche affascinanti, complesse, uniche, stimolanti, psicologiche, emotive? Siamo qui per scoprire proprio questo. Siamo pronti a spaccare tutto, a scardinare tutte le regole dell'intelligenza artificiale. Quello che avete imparato fino adesso sull'AI, dopo questa lezione, sarà fumo, sarà nulla. Ma prima permettetemi di presentarvi, io sono Emanuele, sono un professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo con base a Milano. Abito vicino ai Navigli, chi è stato a Milano conosce la mia zona, una zona molto diciamo creativa, che pullula di agenzie, che pullula di artisti, e il locus amenus dove mi trovo è il luogo migliore fondamentalmente per esprimere la propria creatività. La missione di queste lezioni e la mia missione in generale di questo canale è portare emozione e umanità all'interno delle AI, ok? Attraverso chiaramente la sperimentazione e la creazione di strumenti che migliorano realmente la vita delle persone, sia dal punto di vista pratico, far risparmiare tempo, far risparmiare soldi, che anche dal punto di vista umano, per cui di espressione, di espressività, di creatività. Allora, prima che mi dimentichi, iscriviti ora a questo canale per seguire i miei esperimenti creativi e scoprire le applicazioni non convenzionali che spingono l'AI oltre i suoi limiti. Metti un like a priori, perché sono sicuro che questa lezione ti piacerà, e trovi maggiori informazioni su bit.ly/ema F205. Se ti stai chiedendo cos'è F205, è la fine del codice fiscale di chi è nato a Milano, ok? Questa è un'idea che ho rubato dal mio amico Stefano Zanotti, che saluto, compagno di Sbronze, nonché compagno all'università e al liceo, compagno di banco. Allora, diamo un po' di contesto. Ho visto che questo canale sta avendo abbastanza successo. Nelle ultime 24 ore ho ricevuto 300-400 visualizzazioni, ma mi sono accorto che quello che ho fatto nel primo periodo sono hard skill, ok? Insegnavo hard skill, come fare questo tecnicamente con dei screencast, no? Delle riprese dello schermo, come fare quest'altro. Ora, io vorrei in realtà approfittare di questa botta di fortuna che ho avuto per poter veicolare attraverso questo canale invece un approccio più psicologico, controcorrente, alternativo, curioso in merito all'intelligenza artificiale. Questo perché? Per due motivi. Uno, mi sento molto meglio a fare questo, e due, assolutamente non voglio che i miei video invecchino. Ok, non voglio che i miei video invecchino, voglio che voi guardiate questi video anche tra 1 anno, 2 anni, 5 anni, per cui voglio creare delle lezioni sempre verdi. Ok, allora, ma passiamo alla parte succosa, alla parte clamorosa, ok? Come è strutturata questa lezione? Vedremo dei prompt, li andremo a commentare e vi darò chiaramente dei consigli, dei segreti per vedere l'intelligenza artificiale e utilizzarla in maniera assolutamente nuova, innovativa e curiosa. Sono 10 consigli, iniziamo col primo: lascia spazio per l'immaginazione e non dire tutto. So che ti starei chiedendo, ma che cazzarola sta dicendo questo tizio, questo biondino di 43 anni ormai di Milano? Lascia spazio per l'immaginazione e non dire tutto. Vediamo un prompt. Immagina una città invisibile che esiste solo nei ricordi delle persone che l'hanno amata.
Ogni abitante può ricordare solo una parte della città e non sa nulla delle altre. Descrivi come queste persone vivono, come si relazionano tra loro e cosa succede quando iniziano a condividere i loro ricordi frammentati. Quali sono le emozioni predominanti? Che ruolo ha la nostalgia? Come cambia la percezione della città man mano che i ricordi si mescolano e si sovrappongono? Ragazzi, so, ne sono certo, che non avete mai provato a chiedere a ChatGPT qualcosa di questo tipo. Questo prompt sfrutta la psicologia del ricordo e della nostalgia, temi universali e profondamente umani. Lascia alle AI lo spazio per creare una narrativa complessa e stratificata, basata sulle interazioni tra i personaggi e le loro percezioni soggettive. Si stimola la capacità dell'intelligenza artificiale di generare emozioni e di esplorare temi di perdita, memoria e comunità. Questo, ragazzi, mi fa emozionare, questo mi fa venire i brividi. Questo significa sfruttare l'intelligenza artificiale, non creami un piano editoriale. Ma che cazzo è il piano editoriale, ragazzi? Ma smettetela. Voi vi state perdendo una opportunità della Madonna per sfruttare questi nuovi strumenti. E io voglio metterci l'emozione dentro e voglio insegnarvelo, voglio farlo con voi. Consiglio numero 2: usa la suggestione invece della specificità. Ora, so che tutti i docenti di AI, e anch'io sono un docente di AI, ragazzi, ve lo ricordo, faccio percorsi personalizzati per privati, aziende, e chi più ne ha più ne metta. Usa la suggestione invece della specificità. So che vi dicono devi essere specifico. Perché devi essere specifico? Chi lo dice? Chi lo dice? Spacchiamo questa regola. Andiamo oltre. Proviamo a vedere un prompt. Descrivi un luogo che esiste solo nei sogni. Questo luogo cambia leggermente ogni volta che qualcuno ci entra, adattandosi alle paure e ai desideri nascosti del visitatore. Racconta la storia di 3 persone diverse che vi entrano nello stesso giorno. Quali sono le loro esperienze? In che modo il luogo si trasforma per ciascuno di loro? Quali segreti del loro subconscio vengono rivelati? Wow, guardate ragazzi, ho i brividi, perché noi abbiamo di fronte, ragazzi, l'oracolo, e la vera skill sarà fare domande di questo tipo all'intelligenza artificiale. Voi state utilizzando solo il 5% del cervellone che vi trovate davanti quando aprite chat.openai.com. State usando solo il 5%, ma neanche il 5%. Provate, ok? Mandatemi un'email se volete ricevere il PDF, insomma, di questa lezione, ok? Con tutti i prompt, va bene? L'email ve la lascio giù in descrizione, comunque andate su bit.ly/ema F205, ok? Allora, in questo esempio si sfrutta la natura mutevole dei sogni, no? Per cui si usa la parte inconscia, no? L'espressione mutevole dei sogni. Cosa abbiamo detto? Usa la suggestione, ok? Invece della specificità. Per cui qui si sfrutta la natura mutevole dei sogni e si suggerisce un contesto che varia in base alle emozioni e alle esperienze personali. Questo tipo di comando incoraggia l'AI a creare narrazioni che esplorano l'interiorità dei personaggi, permettendo al lettore di riflettere sulla propria psicologia e sui propri sogni. Per cui, wow, cioè questo è un prompt, secondo me, da 10 milioni di dollari. Ok, beh, poi si scherza, ragazzi. E tra l'altro sto bevendo un caffettone. Avete presente il bicchiere da gin tonic? Ok, ho messo dentro una caffettiera e poi dell'acqua ed è uscita una brodaglia assolutamente insapore. E però mi aiuta a tenere sveglio perché siamo solo a tenermi sveglio. Spero che anche voi siate svegli. Ragazzi, permettetevi, ma qui fa un caldo della miseria, ok? Ho dovuto spegnere condizionatore e ventilatore perché ovviamente fa rumore, no? Entra il microfono, sto sudando e insomma,
Cercate di venirmi incontro, non abbandonate questo video, vi prego, perché il bello deve ancora venire. Ok, vediamo il punto 3. Il consiglio numero 3, controcorrente che spacca le regole. Incorpora contraddizioni per sfidare la logica. Incorpora contraddizioni per sfidare la logica. Vediamo un prompt esteso che sfida la logica. Scrivi una storia ambientata in un mondo dove la pioggia cade verso il cielo e il sole splende di notte. Gli abitanti di questo mondo hanno sviluppato una visione della realtà che sfida tutte le leggi fisiche conosciute. Descrivi come questi fenomeni influenzano la loro cultura, la loro filosofia e la loro scienza. Cosa accade quando un esploratore da un mondo normale arriva lì per la prima volta? Vedete ragazzi, utilizzando delle contraddizioni, ok, la pioggia che cade verso l'alto e il sole che splende di notte, wow, questa è poesia ragazzi, questa è poesia. Questo prompt stimola l'AI a pensare oltre i confini della logica tradizionale, creando un ambiente unico. L'obiettivo è generare una narrazione che non solo descrive un mondo fantastico, ma esplora anche le implicazioni filosofiche e culturali di vivere in un luogo con leggi fisiche diverse dalle nostre. Punto 4, vi ricordo che sono 10, per cui rimanete attaccati, ok, rimanete collegati, non abbandonate. Se abbandoni sei un pistolino o una pistolina, te lo dico, se abbandoni il video sei un pistolino o una pistolina, mi raccomando. Punto 4 di 10, sfrutta il paradosso delle emozioni. Paradosso, emozioni, cosa avrà a che fare con l'intelligenza artificiale? Vediamolo con un prompt esteso. Tra l'altro, prima di parlare di questo sfruttamento delle emozioni e del paradosso, vi chiedo, scrivetemi nei commenti, ovunque voi stiate comunque fruendo questo episodio, se vi farebbe più piacere che io leggessi due volte il comando, così da poterlo memorizzare meglio. Okay? Perché so che a volte salto, insomma, sono un po' confusionario. Prendetemi così, sono fatto così. Ho avuto più di 1500 studenti in aula, quasi tutti soddisfatti, per cui no, sto scherzando. Allora, il prompt esteso che sfrutta il paradosso delle emozioni. Crea una storia in cui la felicità è trattata come una malattia contagiosa. Crea una storia in cui la felicità è trattata come una malattia contagiosa. I sintomi includono risate incontrollabili e un senso di euforia persistente. I governi di tutto il mondo cercano di contenere questa epidemia, mentre una resistenza segreta cerca di diffonderla. Racconta la storia di un medico incaricato di trovare una cura, che però inizia a dubitare del suo compito dopo aver contratto la felicità. Io non lo so, ragazzi. Non lo so se su YouTube trovate queste cose, non lo so se su Spotify trovate queste cose. Io non lo so. Qui si gioca sul paradosso emozionale, trasformando un sentimento positivo in qualcosa da temere, la felicità. Questo tipo di prompt non solo sfida le aspettative, ma esplora anche temi di controllo sociale, libertà individuale e il valore delle emozioni nella nostra vita. Okay, per cui paradosso ed emozioni si possono mettere nelle AI? Certo che si possono mettere, lo stiamo dimostrando con questa lezione. Punto 5 di 10. Stiamo quasi scollinando ragazzi, stiamo scollinando. Introduci una missione con scopi contraddittori. Introduci una missione con scopi contraddittori. Vediamo un prompt. Immagina un gruppo di esploratori inviati per colonizzare un pianeta appena scoperto. Immagina un gruppo di esploratori inviati per colonizzare un pianeta appena scoperto. Il loro scopo dichiarato è trovare nuove risorse, ma scoprono che il pianeta ha una coscienza propria e può comunicare telepaticamente. Cioè, scoprono che il pianeta ha una coscienza propria e può comunicare in maniera telepatica. Ma come ci viene in mente? Il pianeta offre infinite risorse, ma solo se gli esploratori rinunciano a tornare sulla Terra. Ciascun membro della squadra riceve messaggi diversi dal pianeta, creando conflitti interni su cosa fare. Okay? Noi stiamo introducendo una missione con scopi contraddittori. Vediamo un attimo di commentare questo comando. In questo caso il prompt
introduce un conflitto interno e esterno, costringendo l'AI a sviluppare personaggi con motivazioni e reazioni diverse. Si esplora la psicologia del dilemma morale e delle scelte individuali in contesti di gruppo, creando una narrazione ricca di tensione. Ok? Per cui si introduce un conflitto interno ed esterno, no? Stiamo utilizzando una missione contraddittoria, potentissimo anche questo. Punto 6, crea ambientazioni surreali ma dettagliate. Okay? Anche qui, ambientazioni surreali, ragazzi, fate partire quella che è la vostra creatività, andate avanti, procedete, quello che fanno gli altri nella maggior parte dei casi è sbagliato. Perché? Perché se avessero ragione avrebbero successo con le AI e nella vita. Ascoltate Emanuele. Vediamo questo prompt esteso, descrivi una città sottomarina dove le strade sono fatte di luce e i palazzi di musica. Descrivi una città sottomarina dove le strade sono fatte di luce e i palazzi sono fatti di musica. Gli abitanti sono creature trasparenti che si nutrono dei sogni degli esseri umani. Racconta la giornata di un raccoglitore di sogni, esplorando le emozioni e i ricordi che assorbe dai suoi raccolti. Quali sogni sono i più preziosi? Quali emozioni cerca di evitare e perché? Ragazzi, una città sottomarina dove le strade sono fatte di luce e i palazzi di musica. Una città sottomarina dove le strade sono fatte di luce e i palazzi di musica. Voi chiedete queste cose all'AI e vedete come vi risponde. Ragazzi, sto impazzendo, sto dando di matto, sono troppo esaltato. Questo prompt che abbiamo appena visto spinge l'AI a creare immagini vivide e a combinare sensazioni visive e uditive. L'obiettivo è generare un'ambientazione surreale che non solo stupisce, ma che invita anche a riflettere sul valore dei sogni e sulle emozioni umane. Okay? Per cui ricordati, crea ambientazioni che siano surreali ma dettagliate. Ok? Cioè la vera chiave, ragazzi, a parte che la skill del futuro sarà fare domande, ok? Sarà fare domande, prompt engineer, prompt cos'è? Un'interrogazione, l'ingegnere delle domande. E se voi imparate a fare domande, imparerete a ottenere risposte. Quello che voglio fare io è spezzare la quotidianità, entrare in un pianeta superiore dove tutto è possibile. Perché nelle AI tutto è possibile, ragazzi. Tutto è possibile. Solo che siamo noi che siamo limitati. Ok? Punto 7. Introduci personaggi con motivazioni oscure. Punto 7. Introduci personaggi con motivazioni oscure. Proviamo a vedere un prompt che introduce dei characters con motivazioni oscure. Scrivi la storia di un detective che risolve casi utilizzando una strana abilità. Scrivi la storia di un detective che risolve casi utilizzando una strana abilità. Può vedere il passato di un oggetto toccandolo. Ma ogni volta che usa questo potere perde un ricordo personale. Racconta il caso più difficile che abbia mai risolto e quale ricordo è costretto a sacrificare per trovare la soluzione. Mamma mia, emozioni. Questo prompt introduce un personaggio con un potere unico ma anche una vulnerabilità significativa. Okay? Gli eroi hanno sempre una vulnerabilità, hanno sempre una criptonite, hanno sempre qualcosa di difficoltoso. Mi sto rendendo conto solo adesso che questa sta diventando una lezione di scrittura creativa con l'AI. Non importa, è solo per scardinare le convenzioni, per darvi un punto di vista diverso, no? Affrontare l'AI da un'angolazione diversa. Spero che vi piaccia, se vi piace scrivetelo nei commenti, vi ricordo, scrivetemi un'email se volete queste slide, fondamentalmente le condivido con tutti più che volentieri. Va bene. Allora, questo prompt introduce un personaggio vulnerabile con un potere unico. L'AI è dunque spinta a esplorare la tensione tra il desiderio di fare giustizia e il costo personale, creando una narrazione emotivamente coinvolgente. Ok, ci avevate mai pensato, ragazzi? La storia di un detective che può vedere il passato di un oggetto toccandolo. A questo serve l'AI, a creare
creativamente, no? La creazione di qualcosa di nuovo, di qualcosa di inesplorato, di originale. Punto numero 8 di 10, incoraggia l'AI a creare mistero e intrigo. Ok, questa si collega molto al punto numero 7. Vediamo un prompt esteso, vediamo di analizzarlo e di procedere. Siamo già a 20 minuti e 18. Dicono che i video di YouTube debbano essere brevi, devono essere tagliati, non devono avere imperfezioni. Bene, siete sul canale sbagliato, perché io registro tutto in presa diretta, è il mio modo di educare, è il mio modo di intrattenere, ok? Se vi piace, dai, mettete sto like, mettete un commento. Se non vi piace, scrivetemi un insulto, va bene lo stesso. Ragazzi, io faccio le mie slide, dedico il mio tempo alle mie slide, perché questi sono dei veri e propri corsi di formazione. Sono un formatore, ho questa diciamo deviazione lavorativa, insegno in questa maniera, ok? Allora, torniamo un attimo a noi. Incoraggia l'AI a creare mistero e intrigo. Prompt esteso. Crea una storia ambientata in una biblioteca infinita, dove ogni libro scritto contiene un pezzo della realtà. Una biblioteca infinita dove ogni libro scritto contiene un pezzo della realtà. Un giorno un bibliotecario scopre un libro che descrive esattamente la sua vita, comprese le sue azioni future. Cioè, immagina di, ragazzo mio, scoprire un libro che descrive esattamente la tua vita, comprese le tue azioni future. Ma non vi vengono i brividi? Ma le ultime pagine sono bianche. Descrivi la sua reazione e la sua decisione. Continuerà a seguire il libro o cercherà di cambiarlo? È interessante questo comando, eh? Qui il prompt sfida l'intelligenza artificiale a giocare con il concetto di predestinazione e di libero arbitrio, creando un ambiente misterioso che invita il lettore a riflettere su temi esistenziali. Le reazioni e le decisioni del personaggio principale offrono opportunità di sviluppo narrativo intenso. Ragazzi, se voi lasciate dei buchi dando delle giuste indicazioni, l'intelligenza artificiale vi può stupire. Ragazzi, provateli questi prompt. Scrivetemi un'email, vi mando le slide, potete utilizzarlo, quello che scriveteli questi prompt. Vedete cosa salta fuori, migliorateli. Punto 9. Combina realtà e finzione per creare profondità. Ok, per cui andare a combinare, a sfidare l'AI a combinare realtà e finzione. Vediamo questo comando. Descrivi un mondo dove i confini tra immaginazione e realtà sono sfocati. Descrivi un mondo dove i confini tra immaginazione e realtà sono sfocati. Gli artisti sono considerati profeti e le loro opere creano mondi paralleli in cui le persone possono vivere. Wow. Gli artisti sono considerati profeti e le loro opere creano mondi paralleli in cui le persone possono vivere. Racconta la storia di un artista che crea un mondo senza sapere che sta plasmando il destino di milioni di persone. Come reagisce quando scopre la verità? Mamma mia. Questo comando sfrutta l'AI e la invita a esplorare il potere dell'arte e dell'immaginazione, mescolando elementi di fantasia e realtà. Offre una piattaforma per affrontare temi di responsabilità creativa e l'influenza dell'immaginazione sulla vita quotidiana. Okay, per cui si esplora il potere dell'arte e dell'immaginazione, si mescolano elementi di fantasia e di realtà. Per cui il consiglio numero 9 è: combina realtà e finzione per creare profondità. 10. Ultimo consiglio che voglio darvi per sfruttare l'AI per rompere le convenzioni è: usa paradossi temporali per esplorare tematiche profonde. Ok, paradossi temporali. Vediamo il prompt. Scrivi una storia in cui ogni volta che una persona si addormenta si sveglia in un punto diverso della sua vita. Scrivi una storia in cui ogni volta che una persona si addormenta si sveglia in un punto diverso della sua vita. Un giorno è un bambino, il giorno dopo un anziano. Un giorno è un bambino, il giorno dopo è un anziano.
Racconta come questa esperienza influenza la loro visione del mondo, le loro relazioni e la loro percezione di sé. Quali eventi della loro vita diventano i più significativi e perché diventano i più significativi? Wow. Il comando sfrutta il paradosso temporale, anziano, bambino, sogno, per esplorare l'identità, il significato del tempo e la continuità del sé. Stimola l'AI a sviluppare narrazioni complesse e riflessioni filosofiche sulla natura dell'esperienza umana. Questo era l'ultimo consiglio. Adesso brevemente non ve li vado a ricapitolare, riascoltate più volte questo episodio, mi raccomando, perché con la ripetizione poi riuscite a fare vostre queste soft skill, queste abilità, mi raccomando. Non credete che ascoltando solo una volta un video di YouTube o un episodio su Spotify entri e inizi a far parte di voi. Se quello che io ho detto, se io quello che ho affrontato, se ho dato dei consigli utili, ascoltatelo più volte. Se volete che diventino parte di voi queste skill, mi raccomando, ascoltate più volte questo episodio. Allora, siamo arrivati al termine di questa lezione e questo che sarà il primo episodio anche di un podcast, non lo so, di qualcosa perché mi è troppo piaciuto fare questo. Mi è troppo piaciuto, mi ha troppo soddisfatto. Siamo pronti a trasformare il modo in cui pensiamo e creiamo con l'AI? Ti ho un po', scavato dentro come Socrate, l'ostetrico delle anime. Adesso paragonarmi a Socrate mi sembra un tantino troppo. Però, guardate, questa era una prova, no? Una prova e da tanto che ho in mente qualcosa di questo tipo e credo che con questo episodio ho raggiunto non nella tecnica, non nell'esecuzione, ma nell'idea quello che avevo in mente, ossia stimolare la creatività dentro l'AI, che credo che sia qualcosa che nessuno fa, e di staccarmi poi dall'hard skill, no? Poi chiaramente ragazzi, se io vi faccio questa lezione è ovvio che so usare Midjourney, è ovvio che so usare ChatGPT, è ovvio che so usare le intelligenze artificiali. Per quello ci sono tantissimi altri formatori. Quello che voglio fare io è stimolare il pensiero creativo. Allora, se hai delle domande lasciale nei commenti, metti un like, iscriviti al canale, dimmi quale tra questi consigli ti è sembrato più utile, quale tra questi consigli ti è sembrato una cazzata clamorosa. Ricorda però che il segreto sta nel pensare fuori dagli schemi. E se pensi fuori dagli schemi, iscriviti a questo canale perché fa per te. Non sei solo. Ok? Il segreto sta nel pensare fuori dagli schemi e permettere all'AI di esplorare, creare e di anche sorprendere. Ragazzi, trovate tutto quanto su bit.ly/emaf205. Se vi interessano queste slide, questi comandi, mandatemi un'email con il titolo di questo video, che non so quale sarà ancora, e chiedetemeli gentilmente, io ve le mando in PDF in maniera gratuita, ok? Gratuita. Se invece siete interessati a fare dei percorsi personalizzati uno a uno con me, oppure siete delle aziende che sono interessate a affrontare i temi dell'intelligenza artificiale non tecnici ma più filosofici, creativi e tutto quanto, se siete un'agenzia, quello che volete, raga, un'email, un contatto, un messaggio, quello che volete. Ok, vi ringrazio, vi saluto, grazie per il tempo che mi avete dedicato e vi dedico abbondanza e la possibilità di scegliere sempre. Un abbraccio da Emanuele e al prossimo episodio.